Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Bene, ed ora veniamo a noi, non prima però di aver visto la sigla! Come avrete certamente capito dalle immagini che stanno andando in sovraimpressione, oggi parliamo di uno dei personaggi più immancabili, iconici e amati di tutto il roster di Street Fighter. Stando infatti ai dati forniti dalla Capcom al momento della realizzazione di questo video, Ken si trova al secondo posto nella classifica dei personaggi più utilizzati, superato solo di pochissimo dall'inossidabile Ryu. E la cosa non mi sorprende affatto. Vi consiglio di mettervi comodi, perché le cose da dire su Ken Masters sono molte. Cominciamo col dire che il nostro amico è l'unico personaggio, insieme a Ryu, che è apparso in tutte le edizioni di Street Fighter, particolare non da poco. Ha fatto la sua prima apparizione nel primo Street Fighter, nell'ormai lontano 1987, ove era il solo personaggio giocabile, oltre ovviamente al nostro buon Ryu, ma solo ad una particolare condizione. Per giocare con Ken, infatti, bisognava necessariamente entrare come secondo giocatore, sconfiggere colui che utilizzava Ryu e proseguire così nel gioco vero e proprio. Il biondo lottatore è nato negli Stati Uniti il 14 febbraio. È alto 175 cm e pesa 83 kg. Vi rivelo una piccola curiosità. Nel vecchio manuale di Street Fighter 2, la Capcom gli aveva attribuito 1 centimetro in più rispetto ai dati forniti in Street Fighter 5. Non so perché la casa di Osaka modifichi alcune delle informazioni che lei stessa ci ha fornito ai tempi. Comunque, noi ci atteniamo ai dati attuali. Le sue misure sono 114, 82, 86 e il suo gruppo sanguigno è di tipo B. Il suo stile di combattimento è l'Hansatsuken, lo stesso praticato da Ryu. Ama lo skateboard e, udite udite, la pasta. Ed infatti, tra le sue abilità speciali, figura anche quella ai fornelli. Eh sì, Ken è un fenomeno nel preparare dei gustosissimi primi piatti. Chi l'avrebbe mai detto? È americano di nascita, ma simile a noi italiani nel palato. Tra le cose che invece odia, figurano le prugne sott'aceto e le soppopera. Ken è l'unico erede della facoltosa famiglia Masters ed è il campione in carica del torneo di arti marziali denominato All American. È anche universalmente riconosciuto come il primo rivale di Ryu, con il quale si è addestrato sotto la saggia guida del maestro Gouken. Indossa un doji rosso con le maniche strappate all'altezza delle spalle, proprio come quello di Ryu, e come lui condivide il desiderio di diventare il più forte maestro di arti marziali del mondo. Il cammino di chi decide di intraprendere la strada delle arti marziali, come ci insegna Ryu, ma anche il buon Ken, non finisce mai, dura tutta la vita. Arriva sempre però il momento, quando si ha il loro talento, in cui gli allievi raggiungono la stessa abilità del maestro, o che addirittura la superano. Ed è stato proprio allora che Akuma sopraggiunse e sfidò suo fratello Gouken a battersi. Ken e Ryu assistettero al terribile combattimento, che portò alla sconfitta e a quella,
che per molto tempo ritennero la morte del loro maestro. In realtà Gouken non era morto, ma caduto in un tipo particolare di coma e vi rimase per diversi anni. Ho trattato in maniera più approfondita l'argomento nel video dedicato a Ryu, di cui vi lascio il link in descrizione. Non sappiamo come questo equivoco si è creato. La Capcom non ci ha fornito ulteriori informazioni al riguardo. Comunque sia, sappiamo che, ritenendolo morto, Ken e Ryu partirono, ognuno per conto proprio, per un viaggio d'addestramento in giro per il mondo, con l'obiettivo di sconfiggere i migliori combattenti del pianeta e diventare più forti. Dopo qualche tempo, gli eventi e il destino fecero sì che entrambi presero parte al roster del primo Street Fighter, che si concluse, come sappiamo, con la vittoria di Ryu sul campione in carica Sagat. Conclusosi il torneo, il nuovo campione partì per un nuovo viaggio d'addestramento, mentre Ken, che dal primo torneo era uscito sconfitto da Ryu, seppur di strettissima misura, tornò ad allenarsi in patria. Ci furono diverse occasioni però, prima che il torneo di Street Fighter 2 ebbe inizio, nelle quali Ken e Ryu si affrontarono. Mi riferisco agli eventi che abbiamo visto nei 3 episodi della serie Alpha, i quali, cronologicamente, sono posizionati tra Street Fighter 1 e 2. Qui possiamo vedere quella che è stata la loro prima sfida, consumatasi dopo gli eventi di Street Fighter 1 e che abbiamo visto nel primo episodio della serie Alpha. Ken dice: "Sei un uomo molto difficile da trovare, Ryu". Evidentemente, qui Ken si riferisce alla difficoltà derivante dal fatto che Ryu è costantemente in viaggio d'allenamento e che quindi, non trovandosi mai nello stesso luogo per più del tempo che egli ritiene necessario, non è facile trovarlo. "Tutti parlano di te", gli dice ancora Ken, riferendosi alla fama che Ryu si è guadagnato sconfiggendo Sagat nel primo torneo di Street Fighter. "È molto che non ci vediamo. Ti stai allenando?" gli chiede Ryu. "Abbastanza da sconfiggerti", gli risponde Ken, con sano spirito competitivo e perché no, con un pizzico di spavalderia. "Lo vedremo", replicò Ryu. Vediamo ora com'è andata. One, fight! Hadouken! 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 Shoryuken! 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 Hadouken! Hinryuken! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! You win! Round 2. Fight! Hadouken! 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 Shoryuken! Shoryuken! Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! 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 Hinryuken! Shoryuken! KO! You win! A quanto pare, quella di Ken non era presunzione o eccessiva fiducia in se stesso. Direi che la sua affermazione, che appariva addirittura un tantinello arrogante e presuntuosa, era giustificata dai miglioramenti che aveva effettivamente conseguito, allenandosi al limite delle sue straordinarie capacità, perché in questa occasione, come abbiamo potuto vedere, fu lui a vincere l'incontro. Come al solito però, e prendiamo la cosa ad esempio, quando l'incontro ebbe termine e il sacro fuoco della competitività
accesosi prima del loro incontro, si era ormai spento, resta solo la loro salda, duratura ed inossidabile amicizia. Osservate i loro volti. Ryu perde un po' di sangue dal naso e dal labbro, ma è sorridente quanto Ken. Certo, non che gli piaccia perdere, ma lui è uno che guarda sempre il lato positivo delle cose e che trae grandi insegnamenti dalla sconfitta. Un vero guerriero come lui, quando trova un lottatore in grado di batterlo, è in un certo senso felice, perché ciò lo stimola, lo motiva a migliorare sempre di più e Ryu, lo sappiamo, non cerca altro che questo. Qui vediamo Ken dire a Ryu che, come al solito, combatte con la furia di una tigre e Ryu ricambia il complimento, dicendogli che lo stesso vale per lui. Ryu dice che deve ripartire per il Giappone e chiede a Ken cosa intendesse fare. Questi gli risponde che anche lui deve tornare in patria perché qualcuno gli ha lanciato una sfida. La Capcom non ha mai chiarito ufficialmente chi fosse stato a lanciargliela, ma se leggiamo quanto è scritto nel manuale di Street Fighter EX Alpha, apprendiamo che con ogni probabilità si tratta di Allen Snyder. Nella pagina dedicata a questo lottatore leggiamo, testuali parole, in America ai campionati di karate lo davano per l'uomo più forte, ma è stato sconfitto nel primo round del torneo. Dopo che il suo avversario Ken Masters gli ha detto che aveva ancora troppa poca esperienza, si è messo in viaggio per il mondo per rafforzarsi. Tornando a Ken e al suo finale, visibile in Street Fighter Alpha, apprendiamo che, subito dopo il suo ritorno in America, conobbe la bella Eliza, la donna che in seguito sarebbe diventata sua moglie e madre di suo figlio Mel. Quello che Ken desiderava veramente era affrontare nuovamente il suo amico e rivale Ryu, per stabilire una volta per tutte chi fosse il migliore tra i due. Non dimentichiamo che nel primo torneo di Street Fighter era stato Ryu ad avere la meglio, quindi Ken, battendo Ryu in Street Fighter Alpha, aveva solo riportato la situazione in parità. Per fare chiarezza dentro di sé, Ken intraprese un altro viaggio d'addestramento, il quale lo portò a capire cosa significasse veramente per lui combattere. Nel frattempo, Ryu aveva già dato la rivincita a Sagat, battendolo per la seconda volta. Lo abbiamo visto accadere in Street Fighter Alpha. Vedere il suo amico e rivale avanzare rapidamente verso l'obiettivo di diventare il maestro di arti marziali più forte del mondo spinse Ken, cosa che abbiamo visto in Street Fighter Alpha 2, ad andare in Giappone per combattere con lui. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare di Ken nel prossimo video, dato che le cose da dire su di lui sono ancora molte. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanellina. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Ken, che sono davvero tanti. Io per ora vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.